Spero che tutti conosciate il manga Fullmetal Alchemist della maestra Hiromu Arakawa, o quantomeno che abbiate visto almeno una volta l'anime. In ogni caso, per chi lo conosce, se vi chiedessi qual è uno dei momenti più toccanti della serie, sono certo che a molti verrebbe subito in mente la figura della chimera. Oggi, caro popolo di Alkill, per la nostra rubrica Pop e Mistero, vi presentiamo il primo video dedicato alla serie che ha fatto dell'alchimia il suo tema centrale. E nel corso di questi video scoprirete che in Fullmetal Alchemist ci sono molti riferimenti alle reali pratiche e ai concetti filosofici della vera arte oscura conosciuta in passato nel nostro mondo. Shu Tucker è universalmente riconosciuto come uno dei personaggi più detestati dell'intero universo di Fullmetal Alchemist. La sua disperazione crescente, alimentata dalla paura di perdere il prestigioso titolo di alchimista di Stato, lo ha portato a compiere un atto di pura crudeltà: sacrificare la propria figlia, Nina, e il suo fedele cane, Alexander, trasformandoli in una chimera. La rivelazione di questa mostruosità rappresenta uno dei momenti più scioccanti e disturbanti dell'intera serie. Quando Edward e Alphonse Elric si trovano di fronte alla creatura risultante dell'esperimento di Tucker, l'orrore è palpabile. La chimera è una fusione innaturale e deforme, un essere condannato a un'esistenza di sofferenza, capace solo di emettere lamenti strazianti. Ciò che rende la scena ancora più disturbante è la sua tragica consapevolezza. La creatura riesce a riconoscere Edward e a esprimere un desiderio disperato di liberazione, mentre il suo stesso padre osserva la situazione senza alcun segno di rimorso o pentimento. L'impatto emotivo di questa sequenza è devastante per diversi motivi. Il primo è senza dubbio l'orrore insito nell'atto stesso. Shu Tucker non ha esitato a sacrificare la propria figlia, un essere innocente che si fidava ciecamente di lui per perseguire i suoi scopi egoistici. Ma c'è anche un altro elemento che amplifica il senso di disgusto e di shock. La fusione, infatti, coinvolge un bambino e un animale, due creature simbolo della purezza e della vulnerabilità. Il pubblico si trova così di fronte a un abominio che colpisce istintivamente le corde più profonde dell'empatia umana. Non sorprende che questo evento abbia lasciato un segno indelebile nella comunità di fan di Fullmetal Alchemist. Le discussioni su questa scena si sono moltiplicate nel tempo, alimentando un intenso dibattito sul confine fra scienza e moralità, sul concetto di sacrificio e sull'abisso dell'egoismo umano. Tuttavia, c'è anche un altro fenomeno curioso legato a questo episodio: la sua trasformazione in un meme virale. Sui social, infatti, sono apparse innumerevoli immagini e battute che ripropongono in chiave ironica questa tragedia, un fenomeno apparentemente contraddittorio. Ma siamo qui su Pop e Mistero e sapete bene che il nostro obiettivo è andare oltre la superficie, scavando nella lore e nei riferimenti nascosti dietro questa enigmatica creatura. Perché sì, per quanto possa sembrar frutto della pura immaginazione, la chimera di Fullmetal Alchemist non è un'invenzione nata dal nulla. L'autrice, infatti, ha attinto a piene mani ad antiche leggende e miti per dare vita a questa figura inquietante. Un enigma che sfida la ragione, un essere impossibile, amalgama di creature che non dovrebbero coesistere, ma che si fondono in un'unica forma minacciosa. Ma chi è questa creatura secondo la mitologia e la storia? La chimera è il leone, sovrano della forza e dell'autorità, la capra, animale della terra e del sacrificio, e il drago o serpente, simbolo di inganno o di conoscenza proibita. Le tre nature si sovrappongono e la sua esistenza appare un paradosso, poiché non appartiene ad alcun regno. Nella mitologia greca, la chimera è la figlia del gigante Tifone e della ninfa Echidna, che danno vita a una progenie di mostri che include anche l'idra di Lerna e il Cerbero. Per lo storico Strabone vive nelle terre aride della Licia ed è assetata di sangue e portatrice di distruzione, sputando fuoco sulle sue vittime. È la creatura che scompiglia l'ordine cosmico, l'aberrazione che sfida l'armonia,
Secondo Esiodo, dall'unione con il fratello Ortro, il cane a 2 teste, la chimera dà vita alla Sfinge e al leone di Nemea. Essa è un'aberrazione che non può essere lasciata esistere ed è per questo che interviene l'eroe, Bellerofonte, che con l'aiuto del cavallo alato Pegaso trafigge il mostro e l'abbatte. Si narra che la chimera avesse sciolto col fuoco la punta dell'arma, ma che il ferro liquido l'avesse soffocata. L'eroe era stato inviato contro di lei per espiare i suoi crimini e l'uccisione del mostro rappresenta la volontà di riparare che surclassa il male. La chimera muore, ma non scompare dall'immaginario occidentale, assumendo nuovi significati. Nel Medioevo essa si insinua nelle cattedrali gotiche, diventa il volto della tentazione, del peccato e dell'illusione. È l'incubo che si cela nelle ombre, il simbolo di ciò che non si può toccare senza esserne consumati. Nell'araldica si fa emblema della confusione, della mescolanza proibita e della natura contaminata da se stessa. Nell'alchimia, invece, rappresenta l'unione impossibile degli opposti, il sogno di trasmutare ciò che è basso in qualcosa di puro. È il mercurio che danza tra il fisso e il volatile, l'eterna tensione fra spirito e materia. Nelle tradizioni esoteriche, la chimera è analoga al velo di Maya che inganna i sensi, costituisce le credenze errate, le fantasie pericolose e le false convinzioni che si sfaldano alla luce della conoscenza. La chimera è anche il guardiano della soglia, la prova che separa il viandante dell'ignoto dalla comprensione ultima. Chi la cerca o la desidera non la troverà mai. Chi la teme ne sarà divorato. Ma colui che accetta la sua natura contraddittoria scoprirà che la chimera non è un mostro o un incubo, ma una sfida. Quali diavoli della mente umana, il leone, la capra e il serpente non si combattono per il dominio, ma danzano allo sguardo attento di chi sa vedere tutte le potenzialità ancora inespresse nella materia. E con questo si conclude il nostro viaggio, ma ora voglio sentire la vostra opinione. Qual è stata la scena che vi ha colpito di più in tutta la serie? Pensate che il personaggio di Shutaker sia solo un mostro o che ci sia qualcosa di più dietro le sue azioni? E soprattutto, come vi spiegate il fenomeno dei meme su una scena così tragica? Scrivetemi tutto nei commenti perché sono curioso di sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi approfondimenti su anime, manga e cultura pop. Alla prossima e buona vita a tutti!